Ciao a tutti golosi amici! Oggi vi guiderò nella preparazione di un dolce tradizionale che tutti amano, la pastiera napoletana, un dolce tipico della tradizione pasquale, ricco di sapori e profumi che evocano la primavera. Allora siete pronti a mettervi ai fornelli con me? Prendete carta e penna e segnatevi gli ingredienti. A proposito, vi lascio il link in descrizione del mio ricettario da scrivere, dove poter appuntare tutte le vostre ricette preferite. Allora cominciamo? Facciamole insieme! Per la preparazione della pasta frolla ci occorreranno 500 g di farina, 200 g di zucchero, 3 uova, 200 g di strutto e un cucchiaino di aroma agli agrumi, oppure scorza grattugiata di un'arancia. Versiamo la farina sulla spianatoia e formiamo una fontana. Inseriamo all'interno lo zucchero, il cucchiaino di aroma di agrumi e lo strutto. Iniziamo ad impastare. Formiamo di nuovo una fontana e versiamo le uova all'interno. Impastiamo fino a che il nostro impasto risulti liscio e omogeneo. Avvolgiamolo nella pellicola e mettiamolo in frigo per 3-4 ore. In una pentola versiamo 500 g di grano cotto. Aggiungiamo anche 300 ml di latte e un cucchiaio di strutto. Ora facciamo cuocere fino a farlo diventare una crema. Ora, visto che io non amo i pezzetti di canditi e di grano in bocca, li frullo tutti e due insieme, ma voi potete frullarne solo metà oppure lasciarlo così com'è e aggiungere i canditi dopo insieme agli altri ingredienti. Versiamo il grano in una ciotola e facciamolo raffreddare completamente. Per completare la crema ci occorreranno 700 g di ricotta, il grano frullato,
600 g di zucchero, una bustina di vanillina, 7 uova intere e 3 tuorli e 2 cucchiai di fior d'arancio. Aggiungiamo lo zucchero alla ricotta e mescoliamo con una frusta fino a farlo diventare una crema. Possiamo usare anche le fruste elettriche. Aggiungiamoci il grano. A questo punto incorporiamo anche le uova. E infine la vanillina e il fior d'arancio. Vi invito a lasciare un commento qui sotto su quale ingrediente usate per la vostra pastiera napoletana. Avete qualche variante segreta che rende la vostra pastiera unica? Non esitate a condividerla con noi. Ricordate, ogni ricetta ha la sua storia e sarebbe fantastico poter condividere queste storie tra di noi. Con questa dose potete fare o una pastiera grande oppure due piccole. Io ne ho fatte due del diametro di 22 cm. Infariniamo il piano da lavoro e stendiamo la pasta frolla fino ad arrivare ad un diametro di 5 mm. Poi foderiamo la teglia imburrata ed infarinata. Stendiamo la restante pasta frolla e tagliamo le strisce che serviranno per completare la nostra pastiera. Dividiamo il composto all'interno delle due teglie fino a riempirle. E infine concludiamo con le strisce, che devono essere rigorosamente sette come vuole la tradizione.
È giunto il momento di infornare in forno preriscaldato a 200 gradi per 55-60 minuti. Quando saranno belle dorate, lasciamole raffreddare nel forno spento con lo sportello socchiuso. Finalmente la mia pastiera napoletana è pronta, ma prima, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna delle mie future ricette. E se pensate che questo video possa essere utile o interessante per qualcuno che conoscete, condividetelo. Ecco qui la nostra star, guardate come brilla, dorata e perfetta. Sentite quel profumo? È l'aroma inebriante dei fiori d'arancio, della ricotta fresca e dei canditi. È un'esplosione di sapori e ora tocca a voi, provatela e non ve ne pentirete.